Ciao a tutti e bentornati nel mio canale L'Uncinetto di Silvana e benvenuti ai nuovi. Vi ricordo sempre, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per ricevere le notifiche sui miei prossimi tutorial. Nel video di oggi andiamo a vedere come si realizza il poncio coprispalle che avete visto nell'anteprima. È veramente semplicissimo, si compone di due pannelli, due grandi rettangoli e vediamo l'occorrente. Io andrò ad utilizzare questo filato di alpaca molto grosso e poi lo lavorerò con un uncinetto del numero 12, ago da lana per cucire e fermare fili e forbici. Vediamo come si inizia. Non ci sono diminuzioni, non ci sono aumenti, quindi è veramente molto semplice. Intanto andremo a fare il punto V, chiamiamolo così, doppio, e quindi partiamo. Io ho messo su 54 catenelle. Dobbiamo ottenere un grande rettangolo, poi per due, uno per il davanti, uno per il dietro, e come misura io ho preso, allargando le braccia, la mia misura, sono arrivata fino a sotto il gomito, lasciando lo spazio semplicemente per un polsino. Quindi da qui all'altro braccio, a braccia aperte, prendete la vostra misura. Poi, una volta fatto il pannello, vi dico che cosa viene la mia. Quindi abbiamo 54 catenelle, ricordandoci che il punto V doppio è un multiplo di 6, quindi se avete bisogno di più o di meno ricordatevi che deve essere un numero divisibile per 6. A questo punto il primo giro faccio una catenella per iniziare il lavoro e nel punto subito, il primo che mi si presenta, faccio una maglia bassa. Tutto il primo giro sarà composto di maglie basse, solo nel primo giro, quindi catenella per catenella vado a fare una maglia bassa. Anche se avete un filato diverso non ha importanza, perché qui non dobbiamo rispettare niente, per cui costruite il vostro rettangolo, logicamente andrete a mettere su più catenelle se non vi è sufficiente e andrete a fare più giri, quindi è tutto molto semplice. Quindi continuo così fino alla fine, finisco, arrivo in fondo facendo la maglia bassa. Ho misurato il mio primo giro e la lunghezza da me è 90. È normale che poi quando andremo a fare il punto V, man mano che saliamo, il lavoro tenderà ad allargarsi ancora di più, quindi come primo giro poi ci sono le catenelle, quindi tende a restringersi. Io sono già a 90 centimetri. Arrivata in fondo al giro faccio una catenella per iniziare il lavoro, entro dentro il primo punto, faccio una maglia bassa e facciamo le 3 catenelle, che tanto va bene. Come prima maglia alta facciamo 1, 2 e 3 e questa sarà la nostra prima maglia.
E invece di fare la maglia alta normale andrò a fare una maglia alta allungata, visto che ho il filato grossissimo. Qui poi decidete voi a seconda del filato che avete. Il mio è grosso, per cui ci sta. Prendo filo sull'uncinetto, nel primo punto sempre rientro e vado a fare, prendo il filo, esco in una prima maglia, riprendo il filo, esco e chiudo 2, riprendo il filo e chiudo altri 2 e abbiamo 2 maglie allungate, 2 maglie alte allungate nel primo punto. Faccio 2 catenelle, riprendo il filo e nello stesso punto vado a fare 2 maglie alte allungate. Quindi prendo il filo, chiudo una, prendo il filo, chiudo 2, prendo il filo, chiudo 3. Ci si allunga solo di pochino, di un po', non è uguale comunque alla doppia maglia alta, mi rimane un po' più contenuta. Quindi ancora un'altra maglia alta allungata, prendo il filo, chiudo 2 e chiudo 2. E questo è il nostro primo punto. Iniziamo da subito con il punto V e finiamo nell'ultimo punto con un punto V, non faccio nient'altro. A questo punto, solo in questo primo giro, che è il secondo, in realtà andremo a contare, perché poi non ci sarà più niente da contare. Quindi conto 1, 2, 3 e nel quarto entro e andiamo a rifare un doppio punto V, sempre maglia allungata, prendo il filo, chiudo una sola maglia, prendo il filo, chiudo 2, prendo il filo e richiudo. Seconda maglia allungata, 2 catenelle di separazione, riprendo il filo, entro nello stesso punto, chiudo una, chiudo 2 e chiudo le ultime 2, un altro punto, chiudo la prima, chiudo 2 e chiudo gli altri 2 e abbiamo fatto il secondo motivo. Vedete già come si allarga, quindi fate attenzione con la misura iniziale, perché poi tanto le catenelle il primo giro sono sempre più stretti. Quindi prendo il filo, salto sempre 3 punti di base, 1, 2, 3 e nel quarto riandiamo a fare un altro punto V di maglie alte allungate, chiudo una, chiudo 2 e chiudo gli altri 2, chiudo una, chiudo 2 catenelle di separazione e nello stesso punto altre 2 maglie alte allungate. Poi se vi rimane più comodo potete anche fare la doppia maglia alta, non cambia molto, quello lo vedete, oppure la semplice maglia alta, perché vedete a seconda del filato che avete. Questo è molto grosso, quindi ha bisogno di essere allungato, ammorbidito. Quindi proseguiamo per tutto il giro così, salto 1, 2, 3 punti di base e nella quarta ripeto il mio punto V, due maglie alte allungate, 2 catenelle, e altre 2 maglie allungate.
Proseguo, salto 1 2 3 punti di base, nella quarta un altro punto V, come lavorazione, come avete visto, è veramente semplice. Nel quarto e proseguo così fino alla fine della riga. Arrivo in fondo e poi ci rivediamo. Arrivati in fondo alla riga, volto il lavoro e dobbiamo portarci dentro all'archetto nel punto centrale, quindi io entro nel punto e scorro a maglia bassissima per 2 punti, entro dentro l'archetto, maglia bassissima, e a questo punto mi alzo di 3 catenelle che sarà la nostra prima maglia alta. Ogni inizio lo andrò a fare così perché voglio che rimanga libero il lavoro, quindi entriamo dentro l'archetto e ripetiamo il punto V, 2 maglie alte allungate, la prima l'abbiamo fatta con la catenella, 2 catenelle e altre 2 maglie allungate. A questo punto non contiamo più, ma entriamo in ogni punto V sottostante e ripetiamo il nostro punto V. Andiamo nel prossimo punto V e ripetiamo le nostre maglie alte allungate. 2 catenelle, e proseguiamo così per un certo numero di giri che poi vi dirò, anche se poi è a vostro gusto la lunghezza, perché sarà la nostra lunghezza del poncio coprispalle. Quindi andiamo a fare una serie di giri di andata e di ritorno e poi ci rivediamo. Io mi fermo a 9 giri, 2 3 4 5 6 7 8 9, e come altezza
sono 38 centimetri, quindi sono sufficienti per me. Come larghezza invece del coprispalle siamo quasi un metro circa, perché con i punti V il lavoro si è allargato, quindi 38 per circa un metro, 38 l'altezza. A questo punto vado a dividere in due il lavoro. Io come larghezza del mio coprispalle ho fatto 14 motivi, mi sono venuti con 54 catenelle. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, quindi 7 motivi sono la mia metà. Lascio circa 2 liberi centrali per lo scollo e, come ho fatto qui, vado a fare solo un giro per la spalla, lavorando 1 2 3 4 5 6 motivi. Lascio liberi 2 perché più o meno già mi viene 21 centimetri, che per uno scollo deve essere accollato, quindi mi va più che bene. Riprendo il filo sull'uncinetto, quindi lascio i 2 motivi centrali e riparto facendo, questo è l'ultimo giro, mi alzo con 3 catenelle e ricomincio i miei punti V. E continuo per gli ultimi 6 motivi. Completati i 2 pannelli, li andiamo a sovrapporre rovescio e diritto contro diritto, il rovescio all'esterno. Io faccio riferimento perché qui non abbiamo diritto e rovescio, perché abbiamo fatto giri di andata e di ritorno, ma il giro che abbiamo fatto, il primo giro a maglia bassa qua sotto, e quindi qua considero il diritto. Andiamo a sovrapporre i 2 pezzi e andiamo a cucire sulle spalle. Qui è lo scollo e quindi andremo a cucire queste 2 parti. Io una qui l'ho già cucita e andiamo a cucire quest'altra. Per cui sovrappongo cerco di far combaciare i motivi e punto per punto
cucitura molto semplice, perché poi quando il filato è grosso non è che si vedono le imperfezioni, quindi prendo semplicemente punto per punto L'importante è solo far combaciare i motivi, perché altrimenti ci vengono tutti storti, quindi allargateli bene, magari passate anche un dito dentro per tenerli e li andiamo a bloccare. Ed arriviamo fino a qui allo scollo. A questo punto andiamo a riprendere tutto il lato creando un grosso polsino, come ho fatto già da questo lato, così, senza cuciture, solamente agganciandoci con l'uncinetto e ripartendo con il polso, così questo fa in modo, intanto dà un aspetto molto più rifinito al poncio, ma soprattutto non vi scivola da nessuna parte, perché avete infilate direttamente una manica, quindi è molto comodo. Per cui vado a fare sul diritto di questo, prendo i due lati, la spalla è cucita, parto dal sotto qui e come primo punto nella maglia bassa mi aggancio nella prima, prendo anche quest'altra, così le unisco e chiudo a maglia bassissima, e così le ho unite. E qui adesso vi avvicino un po' e mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la mia prima maglia alta. Poi andrò a fare una maglia alta in ogni motivo, quindi una qui, e questo mi porterà a restringere di molto tutto il lato, che è molto grande. Uno qui, solo una maglia alta in ogni motivo a V, e il primo giro vi viene una cosa così molto larga, e poi dopo man mano che andiamo avanti si riprende. Cerco di entrare nella catenella del motivo, così non mi si sposta la maglia alta. Vedete come inizia a stringere, e continuo così
per tutto il giro. Arrivati in fondo giro, mi vado ad agganciare nella terza catenella del punto iniziale che abbiamo fatto e chiudo a maglia bassissima. E questo è intanto quanto abbiamo stretto. Mi alzo di 3 catenelle e inizio sempre a maglia alta, però prendendo la prima maglia alta in rilievo davanti, quindi entro dentro la maglia, estraggo il filo e rifaccio una maglia alta. Quella successiva prendo il filo e la prendo in rilievo dietro. Prossimo punto, riprendo il rilievo davanti, quindi vado ad alternare una volta in rilievo davanti e una volta in rilievo dietro. Questo ci va a stringere ancora di più e ci dà comunque un aspetto più carino, una lavorazione tipo coste. Riprendo una in avanti, una in rilievo dietro, una in rilievo davanti, una in rilievo dietro, e man mano che andiamo avanti con i giri il polso si stringerà sempre di più. Sono arrivata in fondo,
Quindi andiamo a chiudere qui, riprendo dove abbiamo fatto le 3 catenelle iniziali dell'inizio giro, nella terza e chiudo a maglia bassissima, mi alzo di 3 catenelle e ricomincio il giro. Una maglia alta, rilievo davanti, una maglia alta in rilievo dietro e continuo così fino ai giri desiderati. Io ne andrò a fare 8 perché in quest'altro polsino ne ho fatti 8. Voi misurate prima il poncio addosso e vedete a seconda del filato che avete quanti giri dovete fare, e quindi ci rivediamo alla fine del polso. Completati i polsi, andiamo adesso a riprendere sul collo per fare un collo un pochino alto. Poi questo logico è a vostro gusto, se vi piace, altrimenti è bello anche così. Vado sulla spalla, parto da qui e nel punto centrale mi aggancio, chiudo a maglia bassissima, mi alzo di 3 catenelle e vado a fare nello stesso punto un motivo di punto V, sempre con le maglie alte allungate. 2 catenelle e questo è un motivo centrale proprio sulla dove abbiamo fatto la cucitura. A questo punto saltiamo questo punto qua e andiamo nel primo libero della scollatura, perché se ci vogliamo alzare deve essere un po' accollato, altrimenti ci ritorna grande, quindi dobbiamo un po' stringere. Passiamo nel successivo, che è il punto libero sempre dello scollo, e da qui, come abbiamo fatto per l'inizio, saltiamo questo spazio e andiamo direttamente nella cucitura.
qui vedete come inizia a un pochino restringersi il collo. Giriamo dall'altra parte, saltiamo sempre questo foro e andiamo nel primo punto V libero. Poi questo lo vedete anche voi a seconda di come vi sta accollato, adesso il mio era bella grande come scollatura, per cui cerco di restringere per avere un colletto alto, morbido, però che stia un pochino in piedi. Vado nel successivo libero. In pratica tutto il collo, così sono 6 motivi. Sei motivi di punto V. Arrivati qua, andiamo a chiudere il giro sulla spalla. Entro in un punto e chiudo a maglia bassissima, scorro a maglia bassissima fino dentro l'archetto, una maglia bassissima anche dentro le catenelle e qui ricomincio, mi alzo di 3 e riprendo con il mio motivo. Due maglie alte allungate, 2 catenelle e 2 maglie alte allungate, sempre nello stesso foro. E continuo a fare qualche giro, poi me lo provo e vedo quanti me ne servono. Allora, io ho fatto 5 giri per il collo, anche perché ecco, pensavo di ribatterlo un pochino così, come se fosse un maglioncino, visto che è molto pesante, ci stava anche un collo alto doppio. Quindi, e poi ecco, se vi piace, ho rifinito tutto il fondo, ho fatto un giro di punto gambero. Come avete visto, il progetto è molto semplice, devo dire anche velocissimo, vabbè, soprattutto fatto con un filato così grosso, un uncinetto del 12 veramente si fa in un attimo. Più o meno me ne sono andati di filato circa 1 chilo, mi è avanzato veramente pochissimo, poi lo peserò per bene. Come taglia va bene per una S, molto abbondante che scende, comunque bello, e ML va benissimo, e forse anche di più perché è veramente molto grande. Io spero di avervi fatto cosa gradita, di avervi dato soprattutto un'idea per realizzare un vostro poncio con un vostro filato,
e quindi vi abbraccio e vi do appuntamento al mio prossimo tutorial.